Ok, eccoci qua, tutto in 10 minuti per il mio Free Notification Reader, versione dalla 7.01 in su. Benissimo. Allora, la prima cosa, ci sono tantissime guide disponibili, la mia app sa fare tantissime cose, di conseguenza io l'ho ben documentata, c'è tutta una bella riga di, diciamo, video e help testuali più di 10.000 linee tradotte in 7 lingue, lo vedete qua, guida tema sulla destra, e poi un bel insieme di video in cui spiego veramente tutto, introduttivo, quello tutto in 10 minuti, che è questo, che lo potete attivare in alto sulla sinistra oppure al centro da Quick Tips, questo è il centro in basso da Quick Tips. Poi abbiamo i suggerimenti, nella quale insomma mi sono un attimino sfogato contro tutte le critiche stupide che talvolta ho ricevuto e ho spiegato cosa voleva dire fare certe cose non capendo cosa doveva essere fatto, ecco, e quindi cioè un attimino ho reagito a una serie di critiche che erano veramente cattive e inutili. Dopodiché Help Video YouTube, questa punta direttamente diciamo al canale YouTube del mio lettore di notifiche in cui troverete una trentina di video con sottotitoli in 7 lingue, quindi ovviamente parlerò in italiano ma sottotitolato ci sarà in 7 lingue: tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, portoghese e russo. Bene, dopodiché poi ci sarà la pagina home, viene spiegata la pagina stessa. Andiamo avanti. Ecco, in modalità principiante, quando partite, la prima cosa che tenete conto assolutamente, controllate sempre che sia abilitato o disabilitata. Quando è abilitata, chiaramente vocalizzerà i messaggi che vi arrivano, quando è disabilitata, non li vocalizzerà e vi lascerà stare tranquilli e vedete di non confondervi. Ecco, abbastanza ben evidente se metterete sul widget di cui vi parlerò anche dopo. Lo sfondo del widget sarà rosso quando è disabilitato e verde quando è abilitato, e stessa cosa si può dire del pulsante di stato in alto, quello dove c'è l'altoparlante, che sarà verde se abilitato e rosso se disabilitato. È molto facile abilitare e disabilitare dal widget perché c'è sempre il tasto dedicato in bella vista da cui si può abilitare e disabilitare rapidissimamente la mia app. La lingua, importantissima, chiaramente è la lingua del text to speech, quindi come vocalizzerà, in che lingua vocalizzerà, partirà di default sicuramente con la lingua che avete installato sul vostro smartphone. Alcuni mi hanno contestato che non partiva con la loro lingua, voleva semplicemente dire che sul vostro smartphone non vi siete peritati neanche di cambiare la lingua, avete lasciato probabilmente inglese di default. Ecco, questa è una delle contestazioni che mi sono arrivate. Quando non si sa nemmeno impostare la lingua sul proprio telefono, insomma, bisognerebbe un attimino almeno guardarsi attorno e cercare di capire le cose più importanti. Qui in ogni caso avrete la possibilità di scegliere la lingua nel caso che non parta quella giusta, se non trovate, se siete ovviamente italiani, ita, a questo punto potete schiacciare o sulla icona con la persona che parla oppure sulla lingua stessa e vi comparirà la possibilità di scegliere la lingua che volete, che poi rimarrà memorizzata. Bene, sempre in modalità principiante, andando subito sotto l'abilità disabilita, la lingua, troviamo le notifiche dalle app. Qui vi troverete 10 app fra le più diffuse, fra le quali potete scegliere quella che volete voi che vi notifichi. Ecco, tenete ben conto che in modalità principiante vi vengono date queste 10 scelte, in modalità avanzata, che poi otterreste premendo questo tasto qua in alto sulla destra, vi verrà data la possibilità di selezionare una qualsiasi app del migliaio di app che avrete installato sul vostro. Ecco, questo è molto importante. Questa è la modalità di interfacciamento ai dispositivi Bluetooth. Ecco, questi sono tanti, di varie tipologie, è per questo che vi do N possibilità.
Le più importanti sono le prime due, ovvero sia che distinguono se vi volete collegare a delle cuffie Bluetooth multimediali, quelle tipiche a cui vi daranno, in cui per esempio vi ascoltate la musica, oppure se volete collegarvi alla vostra autoradio o auricolari per sole telefonate. In tal caso l'unica maniera che avrà la mia app per interrompere l'autoradio o per risvegliare gli auricolari per sole telefonate sarà di fingere di essere una telefonata, ed è per quello che si dice che lavoro in emulazione di telefonate. Comunque l'ho evidenziato scrivendo Bluetooth per autoradio e auricolari per sole telefonate. Dopodiché avete due possibilità un po' più evolute, nel caso che voleste in ogni caso che la notifica, le vocalizzazioni finiscono sull'altoparlante dello smartphone, potete forzare sull'altoparlante con la terza opzione, oppure la quarta opzione viene data la possibilità di autoabilitare la mia applicazione quando vi connettete a dei dispositivi Bluetooth. In questo caso normalmente se lo attivate lei andrà rossa, quindi disabilitata. Appena vi connetterete a un dispositivo Bluetooth si abiliterà e comincerà a parlare. Questo è comodissimo in certe occasioni. Chiaramente in modalità estese, in modalità avanzata, avrete molte possibilità in più di diciamo adattare questa tipologia di funzionamento per autoabilitazione, che è molto elaborata e interessante. Vi troverete addirittura 5 modalità di autoabilitazione: se in carica, se schermo spento, se collegato a Bluetooth, se in movimento, se in periodo di riposo. Bene, andiamo avanti. Ecco la modalità, sempre in modalità principiante, sotto la modalità Bluetooth di default vi troverete le modalità operative. In modalità principiante ce n'è una 16, ecco per la precisione, 8 e 8, e mentre in modalità avanzata ne avrete più di 30. E qui potrete fare le cose, far abbassare automaticamente la musica durante una notifica, rendere la notifica fermare la notifica in corso con uno scrollone al telefono, funzionare in modalità private, quindi ricevere solo emittente nuovi messaggi, eccetera, eccetera. Leggetevele. E alcune sono veramente molto interessanti e molto potenti. Ecco il widget, ho detto che ve ne avrei parlato. Il widget è ridimensionabile, quindi una volta che lo metterete su potrete ridimensionarlo, parte in modalità 1 per 1 cella e potrete ridimensionarlo n per m celle come volete voi. Ecco, qui c'è un esempio di configurazione 4 per 4 celle. Ecco, dallo spazio apposito qui potrete attivare la personalizzazione del widget, quale potrete decidere come disporre i pulsanti, cosa faranno i pulsanti, eccetera, eccetera. La modalità conferma di lettura e risposta diretta è una delle più evolute, vi consente praticamente di interagire con le vostre notifiche e di fare in maniera tale che per esempio vi venga chiesto vuoi leggere o no questo messaggio, si potrà rispondere a voce se sì o se no, oppure rispondere direttamente, un vero miracolo, al messaggio che vi è arrivato, rispondendo proprio a voce, e vi verrà trasformato in una risposta testuale. Ecco, è importante, siccome non tutte le app prevedono la risposta vocale o la necessità di fare una conferma di lettura, vi verrà chiesto ogni volta che selezionate un'app per ricevere le sue vocalizzazioni di notifica, verrà chiesto se volete predisporre per quest'app la conferma di lettura e la risposta diretta. Se risponderete no, non lo farà e a questo punto non avrete questa feature. L'importante in modalità principiante è importante che ci sia la rappresentazione a fianco, diciamo, all'app di questo, diciamo, di questa freccia che circola su se stessa, che vuol dire che c'è la possibilità di fare conferma di lettura, cioè un'interazione con l'app vocalmente. Ok, ecco. Ecco, la sezione comandi vocali è questa qua, e qui potete scegliere se attivare la conferma di lettura, quindi appunto se si vuole dire, per esempio, te lo leggo o no, ecco, oppure alla risposta diretta, cioè la possibilità di rispondere vocalmente al messaggio che vi è arrivato, o tutte e due insieme. Qui c'è una demo che poi corrisponde al video 3.1a. Bene, facciamo una demo della conferma di lettura e della risposta diretta. Inviamoci un messaggio.
telefono. WhatsApp da Patrizia. Leggi o salta. Leggi. WhatsApp da Patrizia, ciao. Rispondi o dimmi salta, ripeti o aspetta. Ciao a te. Hai detto ciao a te. Invia, ripeti o salta. Invia. Inviato messaggio a Patrizia. Messaggio WhatsApp da Mario. Leggi o salta. Leggi. Messaggio WhatsApp da Mario, ciao a te. Ok, abbiamo visto Bene, come facciamo. funziona, molto interessante Bene, naturalmente. facciamo una Ora demo. dietro poi per bene e poi all'interno del video. Bene, facciamo. Andiamo avanti. Ecco, ora è importante dire un po' alcune cose molto importanti relativamente al discorso del riconoscimento dei nostri comandi vocali. Può capitare che l'assistente vocale sul quale la mia app si appoggia non capisca bene i comandi che date. Ecco, ci possono essere tantissimi motivi e io consiglio di, se ci sono problemi, di fare quanto vi dico qui di seguito. Addestrare meglio l'assistente vocale, quindi andare a destra assistente vocale e eseguire le prove di voice match, oppure riconfigurare come se non vi prende solo alcuni comandi, tipo il salta, capita spesso il salta che venga preso per altri comandi. A questo punto andate in comandi vocali, modifica i comandi vocali, sto parlando chiaramente della modalità avanzata, e potrete cambiare tutti i comandi come meglio vorrete. Ecco. Oppure se proprio il problema è sistematico, cioè non riuscite mai neanche una volta a farvi capire, evidentemente ci sono problemi, questi problemi vengono fuori solitamente, c'è pure la pagina dopo, quando si ha a che fare con il Bluetooth, in questo caso il canale Bluetooth su certe customizzazioni di Android fatte da alcuni costruttori che non le hanno eseguite per nulla bene, il comando vocale si perde nei meandri dei canali Bluetooth e a questo punto non vi capirà mai o vi capirà molto male. In questo caso solitamente non capisce assolutamente nulla di quello che dite e vi dà un errore, vi dà uno o due errori in particolare vi dà l'errore 3 oppure l'errore 7. L'errore 7 può essere più normale, l'errore 3 invece è proprio un problema grosso. Io nel caso sia dell'errore 3 che dell'errore 7 ho trovato diciamo dei workaround e quello che mi ha portato poi a pensare a realizzare la modalità mista. Cosa vuol dire? Siccome il problema si ha quando si parla via Bluetooth, io faccio parlare la mia app, vocalizzare e notificare la mia app sul canale Bluetooth, ma poi per ascoltare ascolto sul microfono del telefono, quindi dovete tenerlo sicuramente a portata di voi. Ecco, qui viene spiegato per bene, ancora meglio nei video 3F 1 e 2 vengono spiegate poi per bene le modalità miste e vi consiglio di andarle a vedere per attivarle. Consiglio solitamente di provare prima la modalità mista 1 che è più performante, se non va proprio passare alla modalità mista 2. Ecco, un'ultime indicazioni, il malefico risparmio batteria che può bloccare completamente la mia app, o meglio, Android, giusto per risparmiare batteria, ammazza app di sistema a destra e a manca e se non lo disattivate nelle n maniere richieste, sugli smartphone cinesi c'è ben più di un'unica impostazione da fare, bisogna imparare, andare anche su per esempio www.don'tkillmyapp.com e vedere per la propria marca di smartphone quali azioni bisogna svolgere per impedire che lo stand-by, il DOS, insomma tutte le procedure legate al risparmio batteria ammazzino la mia app di servizio. Ok, vi consiglio di guardare per questo il mio video 1A. Bene, l'ho dedicato a questa, diciamo, 10 minuti assolutamente solo alla modalità, diciamo, principiante. Per la modalità avanzata vi lascio gli altri video
La modalità avanzata vi consentirà di fare veramente di tutto, troverete più di 100 macro opzioni, oltre 5.000 impostazioni, potrete impostare 5 modalità automatiche, oltre 30 modalità operative, poi se sarete veramente super esperti o addirittura del settore, diciamo, della programmazione, potete addirittura programmarvi delle funzionalità super evolute tutte vostre costruendo dei vostri plugin direttamente in Java, perché ho messo anche il supporto programma in Java alla tua applicazione. Bene, ecco, ci vuole tanta pazienza, bisogna essere esperti, oppure se non esperti, tanto umili e disponibili a consultare i molti video di aiuto messi a disposizione. Come ho detto, sono più di 30, sono sottotitolati in 7 lingue, quindi però sicuramente avrete molto da lavorare in modalità advanced. Dovrete capire tante cose, è molto bello perché potrete veramente fare tante cose. Se perdete la pazienza, poi non dite che non vi avevo avvertito. Ok, perfetto. Ricordate sempre che in modalità principiante la connessione Bluetooth e i comandi vocali sono facilitati, mentre in modalità avanzata, siccome potrete fare molte più cose, dovrete impostarvele molto con cura. Fate riferimento ai video che ne parlano. Quindi 3B3 per la parte connessione al Bluetooth e il 3F per la parte di comandi vocali. Benissimo, concludo con questo, è un'app molto buona, guardate il punteggio, 97% delle votazioni è positivo, è totalmente ma soprattutto è totalmente gratuita senza pubblicità, io lo faccio proprio per passione, di lavoro faccio tutt'altro, quindi non mi faccio problemi economici, però almeno datemi un contentino con le vostre 5 stelle che mi incoraggiano a mantenerla viva e continuamente ad aggiornarla. Se avete problemi per inserire una brutta recensione, scrivetemi, questa è la mia mail personale e vedrete, guardate, tutte le volte che una persona mi ha scritto ho sempre trovato il problema che avevano, anche quando erano sicuri di aver fatto tutto per bene. Purtroppo, ve lo dico, è un'app complessa, quindi qualcosa può sfuggire o Android stesso può dare un sacco di problemi se non si sa come dominarlo. Benissimo, grazie di tutti e saluti.